Bene, oggi parleremo della Mercedes-B e soprattutto di come la Ferrari svilupperà la SF23 nel corso della stagione. Prima di iniziare ovviamente ragazzi invito a lasciare un bel like, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale perché molti di voi non sono iscritti al canale, la maggior parte siete non iscritti, quindi mi raccomando valutate l'iscrizione, è molto importante e soprattutto attivate la campanella per non perdervi nulla, ma se proprio volete essere sicuri potete entrare nel mio server Discord dove lì mando il link in automatico del video oppure seguitemi su Instagram perché lì escono spezzoni del video, insomma mettendo il link sapete sempre quando escono i miei video. Fatte queste piccole raccomandazioni iniziamo subito col dire che Mercedes come sapete nel 2022 voleva tornare, ecco, per riprendersi quel mondiale, essere più aggressiva e tornare a dominare. Il fatto è che quel progetto della V13 non è andato un granché, infatti è stato abbastanza deludente. Anche quest'anno purtroppo, quindi nel 2023, la Mercedes non ha raggiunto i risultati sperati, infatti si è parlato molto della Mercedes nera, il fatto che non sia verniciata, vi lascerò il video da qualche parte dove ne ho parlato nello specifico perché come sapete solo la parte anteriore è verniciata, il resto non è vernice per risparmiare qualche chilo. Ha mantenuto sempre la sua filosofia zero sidepods, quindi zero pance, non ha le pance, però non ha pagato. Secondo George Russell comunque la Mercedes a quanto pare sta migliorando, infatti rispetto all'anno scorso sono riusciti ad arrivare quasi a podio, dico quasi perché sì, Russell alla fine grazie alla penalità di Alonso è arrivato a podio, però poi è stata rimossa, insomma sapete già come è andata a finire. Ovviamente l'obiettivo della Mercedes non è quello di arrivare terza e quarta, ma quando dico rimettersi in corsa dico riprendere la Red Bull, anche se è abbastanza difficile. Visto che ho citato Red Bull non posso fare a meno di parlarvi di questa dichiarazione rilasciata da Toto Wolff. Nessun problema a copiare Red Bull se funziona. Come ho già detto, siccome la Mercedes ha provato a fare qualcosa di diverso con questa filosofia senza pance e vuole provare a copiare Red Bull se funziona, rimangono comunque due opzioni, o copi Red Bull o copi Ferrari. Per una motivazione che andremo a vedere dopo nel video, vi dirò sinceramente che secondo me Mercedes andrà a riprendere la filosofia della Red Bull. Infatti secondo Toto Wolff quello che funziona bene in casa Red Bull è l'effetto downwash, ovvero mandare i flussi d'aria verso il basso. Sono proprio curioso di vedere questa Mercedes B che arriverà a Imola e soprattutto si riuscirà a migliorare le sue prestazioni, perché ricordiamo che l'Aston Martin, che è un team cliente di Mercedes, va più forte della Mercedes stessa, quindi almeno su quello secondo me bisogna recuperare. Bene, ora passiamo a Ferrari perché rispetto al 2022 non è migliorata granché sul circuito di Jeddah, anzi è andata anche più lenta rispetto all'anno scorso. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione che Leclerc l'anno scorso ha battagliato con Verstappen, la pista rispetto al 2022 è cambiata e nonostante Leclerc abbia avuto quest'anno pista libera, quindi non battagliava quasi con nessuno quando ha montato le hard, non è riuscito ad avvicinarsi più di tanto a Carlos Sainz, dunque la Ferrari ha sofferto parecchio nel secondo stint, come ormai sappiamo. È evidente che la Red Bull abbia trovato qualcosa che permette alla macchina di restare attaccata all'asfalto senza soffrire di porpoising, soprattutto il porpoising, perché il vantaggio della Red Bull non possono essere solo le pance, ma deve esserci anche qualcos'altro, e infatti quel qualcos'altro è proprio il porpoising. Perché se ci pensate, anche l'Aston Martin ha adottato la filosofia delle pance della Red Bull, sono praticamente uguali, ma comunque paga 7-8 decimi, e quindi la differenza deve farla da qualche altra parte. Quest'altra parte che riguarda il porpoising probabilmente si trova nelle sospensioni. Si pensa che siano state realizzate delle sospensioni che vadano, ecco, a riprendere le sospensioni attive, ricordiamo che sono state bannate, ma un simil sospensioni attive, diciamo così. Qualora fosse così ragazzi, devo dire chapeau ad Adrian Newey, agli ingegneri della Red Bull, perché veramente hanno fatto un ottimo lavoro. Ora, qual è l'obiettivo della Ferrari per migliorare questo 2023? Uno dei principali sicuramente è quello di migliorare le sospensioni posteriori, dunque in arrivo delle nuove sospensioni posteriori che permettono di avere un effetto anti-squat, ovvero una sorta di saltellamento del posteriore, dunque permetterà di avere un'altezza costante del posteriore, avendo così una buona trazione e soprattutto diminuendo il degrado delle ruote posteriori che ammazza la Ferrari. A Maranello comunque sono convinti che la macchina abbia delle buone possibilità di progredire durante il corso del 2023, infatti questi progetti sono previsti già per Melbourne e poi successivamente per Miami. Non è il caso di passare al 2024 come siamo stati abituati ormai, si abbandona il progetto, si pensa all'anno prossimo, ma secondo Vasser è possibile che la Ferrari possa crescere, anzi c'è qualcosa che ancora non è uscito fuori dalla monoposto, dunque stanno cercando di svilupparla il più possibile per tirare fuori la massima prestazione. Certo non è facile, non si fa così con uno schiocchio di dita, però per adesso la Ferrari non ha intenzione di abbandonare il progetto 2023 e l'unica cosa, qui mi ricollego al discorso della Mercedes perché seguirà Red Bull, l'unica cosa che penserà di fare nel 2024 che ci hanno detto adesso
e che seguirà la filosofia della Red Bull per quanto riguarda le pance. Infatti la filosofia delle pance scavate che abbiamo visto nell'F175 e nell'SF23 verranno abbandonate per riprendere la filosofia delle pance a coanda. Infatti la filosofia di Ferrari delle pance scavate che abbiamo visto nel 2022 con l'F175 e anche quest'anno con l'SF23 verrà abbandonata proprio per prendere il progetto delle pance a coanda per avere più flussi verso il basso. Effettivamente ragazzi, secondo me Ferrari non ha proprio tutti i torti, perché se ci pensate c'è il budget cap, poi devi fare tanti test, non è che si cambiano le pance da così a così, quindi non sei nemmeno sicuro se poi si adattano alla tua macchina. Allora secondo me è giusto che si creda nel progetto, si continui a sviluppare la macchina e sperare che vada bene, però non ha senso abbandonare il progetto a 2 gare, abbiamo fatto solo 2 gare, quindi c'è ancora un'intera stagione. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fino adesso, mi raccomando lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, seguite su Instagram, link in descrizione, attivate la campanella, anche quella molto importante, così quando esce un video sapete subito quando cliccare. Grazie per avermi seguito fino adesso, da Chris è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.